bentrovati. Oggi andremo a recensire nuovamente il Metal Build GN001RE Gundam Exia Repair prodotto dalla Bandai e rilasciato per il territorio giapponese il 14 settembre del 2013 al prezzo di 14.490 yen. Ecco brevemente tutti i lati illustrati della scatola con i dettagli del prodotto e dei pezzi contenuti al suo interno, nonché alcune illustrazioni di sfondo e anche a tutto campo del modello stesso. Nel contenuto della scatola andremo prima di tutto a vedere il libretto illustrativo, con tutte le istruzioni necessarie per poter proseguire e procedere al montaggio del modello. Dopo la splendida copertina col modello, potremo vedere nella prima pagina la lista completa degli accessori e dei pezzi contenuti all'interno della scatola. Nella seconda e nella terza pagina invece, come potete vedere, iniziano le vere e proprie istruzioni che illustrano il montaggio delle armi, degli accessori e le gimmick che può effettuare questo modello. Proseguendo, nella quarta e nella quinta pagina invece possiamo vedere le istruzioni per sostituire alcuni pezzi extra contenuti in questa confezione da dover applicare ad un altro Metal Build che andremo a recensire prossimamente. Una volta tirato fuori tutto quello che c'è all'interno della scatola, a parte ovviamente il modello, questo è quello che ci si presenterà davanti. I seguenti pezzi che state vedendo adesso all'interno del blister sono tutte parti intercambiabili da poter applicare al modello successivo che andremo a recensire prossimamente. Tranne se tralasciamo questi pezzi, gli unici veri accessori che rimangono per questo modello sono 4 mani intercambiabili oltre alla quinta già montata sul modello. Proseguendo possiamo vedere gli ultimi accessori. Lo scudo con attaccata l'arma che funge contemporaneamente sia da spada che da arma da fuoco, anch'essa con tutti i segni di bruciature e di danni come potete vedere, e la lama rotta. Il mantello che mostra anch'esso segni di bruciature e infine la basetta espositiva col gancio per attaccare il modello con sopra riportato, in stile ovviamente danneggiato, il codice del modello. Ed ecco come si presenta il modello una volta fuori dalla scatola e privo di qualunque accessorio. Adesso vi mostreremo i movimenti di cui è capace. La testa è capace di compiere su un lato un movimento quasi 180 gradi, mentre invece sull'altro, per via del danno riprodotto sul volto, riesce persino quasi a superare questa angolazione. La testa poi può quasi del tutto reclinarsi all'indietro e piegarsi anche verso il basso, fino a questo punto.
quanto riguarda l'articolazione del bacino, può ruotare quasi di 180 gradi su un lato e sull'altro. Passando al braccio possiamo vedere che innanzitutto può alzarsi parallelamente al corpo quasi fin su, mentre c'è la spallina permette un'escursione più in alto, però il braccio vedi così non va. Possiamo inoltre vedere che può compiere una rotazione completa di 360 gradi sul suo asse. Per quanto riguarda il braccio, può essere piegato fino a quasi far toccare bicipite ed avambraccio. Il polso può effettuare una rotazione completa di 360 gradi e ha un minimo di gioco per poter essere leggermente piegato all'insù o verso il basso. Per quanto riguarda sempre l'escursione del bacino, potete vedere che può essere piegato in avanti fino a questo punto e più o meno altrettanto può fare all'indietro. Lateralmente invece non si può muovere. Passando invece alle gambe potete vedere che può essere completamente sollevata fino a questo punto e quasi altrettanto anche all'indietro. Può inoltre essere spalancata lateralmente verso l'esterno fino a questo punto. Passando all'articolazione invece del ginocchio, potete vedere che può piegarsi su se stesso fino a far arrivare a toccare la coscia con la gamba. Dopo il ginocchio è presente un'ulteriore articolazione che permette alla parte finale della gamba di poter essere piegata. Passando al piede invece ha un movimento quasi completamente libero. Infatti ha la possibilità di poter essere piegato sia in avanti fino a questo punto e il piede, la punta di poter essere piegata, e all'indietro fino a questo punto. Può essere inoltre piegato su te stesso per le pose più dinamiche o di volo. Sempre parlando dell'articolazione della caviglia, può essere piegata verso l'interno o verso l'esterno di questo tanto. Adesso vi mostreremo brevemente in dettaglio i danni simulati da un'ottima verniciatura e da uno sculpt dettagliato che riproduce i danni subiti durante l'ultimo scontro della prima stagione
dove il pilota dell'Exia Setsuna F6A, combattendo contro il pilota del Flag Custom Graham Aker, ha riportato ingenti danni sul proprio modello, che in seguito all'inizio della seconda stagione è stato rimesso insieme alla bene meglio per poter combattere in attesa che venisse definitivamente riparato e successivamente gli venisse affidata una nuova unità. Come potete vedere, numerosi sono i segni di tagli, di bruciature, di danni in generale, di crepe, così come il volto danneggiato che rivela il sensore e numerosi altri piccoli particolari che esaltano in generale lo sculpt dedicato di questo modello, che lo rende davvero unico. Andremo adesso a vedere il primo e vero accessorio del modello, ossia la sua principale arma d'attacco e il suo primo mezzo difensivo. Come potete vedere, anch'esso è ricco di dettagli, di bruciature e di danni, e la lama, come potete vedere, è ricca di incrinature ed è spezzata. Quest'arma ha due funzioni. Come potete vedere, può essere utilizzata come arma da fuoco o arma da taglio. Vediamo come si attacca al modello. Come potete vedere, questo perno nell'avambraccio. Adesso solleviamo un attimo il braccio, così ci viene più semplice. Per attaccarla al modello bisogna semplicemente far combaciare il perno presente sullo scudo come potete vedere e incastrarlo sulla fessura combaciante sull'avambraccio. Quando non è in uso, come potete vedere, lo scudo rispetto alla lama e l'arma da fuoco è totalmente ripiegato. Nel caso invece si voglia utilizzarla come arma da fuoco, non basterà far altro che rimuovere temporaneamente lo scudo dal suo alloggiamento. Tirarlo fuori delicatamente e ripiegarlo su se stesso, facendo venire fuori un perno che era ripiegato all'interno dello scudo. Dopodiché basterà separare brevemente il perno dalla lama, così da poter reincastrare nell'avambraccio lo scudo e fare impugnare con la mano libera il perno che abbiamo appena liberato, che poi una volta attraversata la mano andrà di nuovo a incastrarsi sulla base della lama, permettendo così al modello di poter saldamente impugnare l'arma da fuoco e prendere la mira. Invece, per utilizzarla come spada basterà semplicemente far scorrere la stessa sul proprio asse fino a farla combaciare e coincidere nel punto in cui c'è la bocca di fuoco, in modo tale da poter appunto passare da modalità di arma da fuoco ad arma da taglio, volendo facendola impugnare saldamente in una mano al modello e potendo, se si vuole, distaccare lo scudo rendendolo completamente indipendente l'uno dall'altro.
Passiamo ora al secondo ed ultimo accessorio più importante, il mantello. Come potete vedere, anch'esso risulta ricco di dettagli e di sfumature che rappresentano diverse bruciature, mentre invece qua potete osservare al lato interno col perno che permette alle due sezioni di poter combaciare e di venire inseriti dove c'è il braccio mancante. Come potete vedere, le due parti si possono tranquillamente separare, indipendentemente sollevare, far ruotare o inclinare a piacimento. Per poi poter tornare liberamente nella forma originale. Per attaccarlo al modello basterà una semplice pressione per far combaciare il foro col perno presente sulla spalla. Questo è il risultato finale. Nonostante il peso piuttosto discreto, come tra poco vi mostreremo, il mantello riesce a rimanere perfettamente in posizione anche nelle pose più dinamiche, anche con le parti fra loro separate. Come potete vedere, il risultato finale è ottimo. Il mantello non ha alcun tipo di problema a rimanere aperto e il modello non cede. Anche se dobbiamo dire che la nostra copia, presa di seconda mano, ha un problema di giunture. Infatti la nostra copia presenta le articolazioni delle caviglie e quelle del bacino un po' loose. Come potete vedere però il modello risulta tutt'altro che destabilizzato, anzi riesce a mantenere fermamente le proprie pose col peso del mantello e dell'arma senza necessità alcuna della base espositiva. A proposito della base espositiva, una piccola nota c'è da dire che il perno non si incastra mai alla perfezione, poiché infatti viene lasciato uno spessore di almeno 1 millimetro nell'alloggiamento in cui va a incastrarsi. Il nostro suggerimento, in caso vogliate anche voi cimentarvi in video con basi girevoli, o se semplicemente volete dormire sonni tranquilli e mantenere quindi una certa stabilità, vi suggeriamo un semplice trucco. Basta prendere un pezzo di carta, anche sottile, piegarlo 1 o 2 volte, inserirlo nel foro e dopo incastrare il perno, così da poter fare spessore per non avere alcun tipo di problema. In definitiva, questo modello è difficile da posizionare per quanto riguarda la critica.
ha aspetti sia negativi che positivi. L'aspetto positivo è certamente la reperibilità e il prezzo. Infatti, stranamente, non a molte persone è piaciuto questo modello in versione Battle Damage, per cui ad oggi probabilmente è il metal build meno costoso da recuperare. D'altro canto però c'è da dire che comunque rispetto alla dotazione normale dell'Exia Repair 1 e 3 state comunque acquistando un modello incompleto, cioè un modello a cui manca un braccio, che ha pochi extra e che comunque ha pochi extra e comunque può andare bene o per coloro che intendono avere ogni singola versione dell'Exia o solamente per gli affezionati questa particolare versione. Di pro c'è certamente da dire però che il livello di sculpt e di design per realizzare questa versione non è frutto di un semplice recolor, ma anzi dimostra una notevole cura dei dettagli che ha portato a riprodurre fedelmente i dettagli di una versione danneggiata, che si possono riscontrare dappertutto nel modello, dalle ombreggiature che simulano gli effetti di bruciature, a delle parti in bella vista con l'armatura danneggiata, fino ad arrivare al volto parzialmente danneggiato, creato da zero per ricreare esattamente la scena vista nell'anime. Per noi è un modello decisamente promosso e che vale la pena sicuramente di essere comprato, ma che non per forza deve essere nelle vostre collezioni. Un saluto, ci vediamo alla prossima video recensione.